Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Animation, la rubrica in cui parliamo dei film d'animazione. Io sono Ringardian e oggi parliamo del Gatto con gli stivali 2, l'ultimo desiderio, un film uscito l'anno scorso e candidato agli Oscar di quest'anno, che a parer mio doveva vincere e anche a mani basse. Un po' tutti pensavamo che questo film sarebbe stato mediocre, considerato che è un sequel di un filmettino da niente. Invece ci siamo dovuti ricredere. Questo film non ha niente a che vedere col suo predecessore. Visivamente è uno spettacolo e la trama è bella ciccia. Sono grata del fatto che abbiano fatto questo film, ne avevo bisogno. Ormai con la Disney che ne sta sbagliando uno dietro l'altro e nessun'altra casa di produzione che vuole davvero osare, diciamo che avevo un po' perso le speranze. Persino la DreamWorks in questi ultimissimi anni non ha più prodotto qualcosa di grandioso. Ma finalmente è arrivato questo Gatto con gli stivali 2, che ha dimostrato che i film d'animazione belli e non superficiali sono ancora possibili. Non esagero se dico che questo film d'animazione è il più bello che ho visto in questi ultimi anni. Personalmente non gli trovo neanche un difetto. Esteticamente è pazzesco. La tecnica utilizzata è la motion smearing, cioè uno stile in cui sono mischiate la tecnica in 3D e quella in 2D. Questa tecnica in realtà non è nuovissima. Grosso modo era già utilizzata negli anni 90, ad esempio. Per intenderci è stata utilizzata in una scena del Re Leone, precisamente in quella degli Gnu. La Disney l'ha usata successivamente anche per il Pianeta del Tesoro. Ma è con Spider-Man un nuovo universo che questa tecnica ha avuto il suo apice, perché è il primo ad essere fatto interamente in questo modo. Il Gatto con gli stivali 2 ha la stessa tecnica del film di Spider-Man e per me funziona perfettamente. È davvero una gioia per gli occhi e credo che questo sia il futuro della computer grafica. Come ho già detto in molti miei video sul mio canale, la CGI tende a invecchiare molto velocemente, visto che la tecnologia fa passi da gigante e film che ci appaiono ora stupendi, già tra pochi anni ci sembreranno superati. Il 2D non ha questi problemi, perché se un disegno è bello lo resterà per sempre e non invecchierà mai. Per questo la maggior parte delle persone, io compresa, preferisce la tecnica tradizionale, che però è più costosa e richiede più tempo, ed è per questo che non si utilizza praticamente più. La tecnica motion smearing credo che sia il miglior modo che ha il 3D per non invecchiare, perché l'effetto disegno nasconde meglio l'invecchiamento del modello 3D. Questo per quanto riguarda l'estetica. Per quanto riguarda la trama, è bellissima. Sebbene sia un film per bambini, non sdegna di parlare in modo più esplicito della morte. Anzi, in questo caso è proprio un personaggio. Un lupo incappucciato che ha due falci come armi. Fighissimo. La Disney non vuole più scrivere cattivi o antagonisti fatti bene? Bene, lo faranno altre case di produzione. E la DreamWorks in questo caso ci ha regalato un antagonista fantastico che ti fa gelare il sangue nelle vene. Terribile e allo stesso tempo misterioso e saggio. Fantastico. Ma non è tutto, perché il nostro lupacchiotto non è l'unico antagonista del film. È come se la DreamWorks avesse voluto dire alla Disney: "Oh cicci, vi insegniamo noi a scrivere dei personaggi come si deve". Il nostro adorabile gatto, sempre doppiato da Antonio Banderas ma solo in originale questa volta, avrà continuamente a che fare con altri personaggi che continueranno ad ostacolarlo. Oltre alla morte troviamo anche Riccioli d'Oro e la sua famiglia di orsi. Questi sono degli antagonisti simpatetici, perché non sono i veri villain del film, semplicemente si frappongono tra il protagonista e il suo obiettivo, ma non sono cattivi, anzi regalano delle scene davvero divertenti e adorabili. Sono dei personaggi scritti molto bene che si apprezzano fin da subito. Francamente non ho capito perché nel doppiaggio italiano abbiano l'accento pugliese, però questo li rende ancora più simpatici. Il vero cattivone del film invece è Jack Horner, un perfido pasticcere fornaio pronto a tutto per ottenere la stella dei desideri. È disposto pure a sacrificare i suoi sottoposti come se niente fosse. È con questo personaggio che la DreamWorks mostra che i villain odiosi e cattivi fino al midollo possono essere scritti ancora in modo decente. Jack Horner credo che sia uno dei villain più testa di birillo che siano mai stati scritti. È perfettamente in linea con il resto dei personaggi, perché anche lui ha dei momenti divertenti. Ha un lato buffo e grottesco, ma per il resto una persona totalmente orribile, egoista e che non esita a sacrificare il prossimo per ottenere quello che vuole. Il messaggio del film è l'accettazione del tempo che passa e del fatto che prima o poi tutti noi moriamo. Gatto ha sempre sfidato la morte, convinto che l'avrebbe sempre battuta, perché essendo appunto un gatto ha 9 vite, ma giunto all'ultima si rende conto di aver vissuto tutte quelle precedenti con troppa superficialità. Per questo la morte è così incazzata con lui. Durante il film il protagonista dovrà imparare ad apprezzare la vita, che non durerà per sempre. Un messaggio davvero bello, che per certi versi ricorda un po' quello di Soul, sebbene siano due film completamente diversi. I fan
fan della saga di Shrek troveranno dei cameo e dei riferimenti ai film principali, che personalmente io ho adorato. Sempre tornando alla Disney, secondo me questo film prende proprio per il culo la casa di produzione del topo, perché durante il film ci sono un sacco di cameo di oggetti e personaggi che hanno fatto la storia della Disney, come il cappello dell'apprendista stregone, la borsa magica di Mary Poppins, il grillo parlante e via dicendo. Tutti riferimenti al periodo in cui la Disney faceva le cose come si deve. Sono identici. E credo che questo non sia un caso. Ma ho parlato pure troppo, quindi lascio la parola a voi. Avete visto Il gatto con gli stivali 2? Vi è piaciuto? Anche secondo voi meritava l'Oscar più di Pinocchio? Oppure siete già contenti così? Se volete che parli in modo più approfondito di questo film, ditemelo che ne posso parlare sul mio canale senza limiti di tempo. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social e per altri contenuti di film, serie TV e anime venite a trovarmi sul mio canale Ringardian. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!